Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Oltre i confini della realtà. Oggi parliamo della prima stagione del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere. Mi sembrava giusto, prima di arrivare a parlare della seconda stagione che si è appena conclusa tra alti e bassi, e lo vedremo naturalmente nella prossima recensione, era giusto parlare della prima stagione, dei suoi successi, dei suoi punti principali e naturalmente attraverso quelle che sono le critiche dei fan, della comunità, diciamo, internazionale di appassionati di serie televisive fantasy e naturalmente del fandom tolkieniano. Andiamo quindi per ordine, riassumendo quelli che sono più o meno i 10 punti chiave della serie, che è incentrata sul farci conoscere i luoghi, naturalmente gli eventi e soprattutto i personaggi. Galadriel è la minaccia di Sauron. Galadriel è un'elfa guerriera convinta che Sauron, il malevolo signore oscuro, sia ancora vivo e continua la sua ricerca per eliminarlo, nonostante gli elfi e altri credano che il male sia stato sconfitto. Quando si fa riferimento naturalmente al male sconfitto, si fa riferimento direttamente a Morgoth, che era appunto questa divinità oscura sotto il quale serviva proprio Sauron. Gli elfi nella serie televisiva sembrano quasi un po' ottusi, oserei dire, da certi punti di vista, e un po' anche arroganti. Non sono così dissimili, infatti, dagli esseri umani. Galadriel, che abbiamo già visto nel Signore degli Anelli a livello cinematografico, ma naturalmente soprattutto nel libro del Signore degli Anelli, quindi nei testi scritti da Tolkien, viene descritta in un modo che essenzialmente è completamente differente. Ma siamo davvero sicuri che questa differenza sia così netta? Perché in effetti proprio nei testi tolkieniani in alcuni punti si parla di una Galadriel quasi mascolina, nonostante la sua bellezza la facesse considerare una delle elfe più belle di tutti i reami. Allo stesso tempo era considerata una grande cavallerizza e una grande guerriera che guidava gli elfi in battaglia. Quindi, anche se non vengono descritte nelle storie del Signore degli Anelli racconti in cui Lady Galadriel combatte sul campo, armeggia, cavalca, eccetera, comandando degli eserciti, questo sembra in qualche modo leggermente sottointeso. Così come la presenza di Sauron, che in questa serie televisiva appare alle persone più, attente, e anche a quelle maggiormente conoscitori dei personaggi della serie, ma soprattutto dei testi, che è un individuo specifico, come poi verrà dimostrato abbondantemente nella serie al suo interno. Sauron qui, rispetto a sia gli scritti che naturalmente alla trilogia del Signore degli Anelli, appare con tutti i suoi poteri, soprannaturali, soprattutto appunto, oltre a quelli di negromante, anche a quelli di convincere, prendere in giro le persone, raggirandole in tutti i modi possibili, e naturalmente alla sua capacità metamorfica, cioè di trasformare il suo corpo financo a quasi resuscitare per quel poco di vitalità che rimane nel suo corpo. Il secondo punto di forza di questa stagione è il mostrarci qualcosa, un luogo in particolar modo che non esiste più ai tempi del Signore degli Anelli, cioè Númenor, la terra di Númenor, che è forse la terra
più ricca, più importante, più potente degli uomini dell'epoca, è una potenza anche tra l'altro marittima, ed ha l'amicizia e l'avvallo degli Elfi. Si tratta praticamente di un popolo fiero di marinai, guerrieri, che decide di entrare nella Terra di Mezzo per aiutare a combattere contro l'esercito degli orchi, e Adar, il padre degli orchi, questo personaggio misterioso, ben fatto e ben recitato in tutta la serie, nonostante il cambio di attore, che è un elfo corrotto. La forgiatura degli anelli del potere. Celebrimbor, che è un fabbro elfico importante nelle storie di Tolkien, collabora con l'umano Halbrand per creare potenti anelli che saranno poi noti come gli anelli del potere. Ma ad un certo punto poi accadrà qualcosa, ma lo vedremo nel corso della seconda stagione. La caduta di Ostirith. Adar e le sue forze attaccano la torre elfica di Ostirith e il vicino villaggio umano. I protagonisti devono unire le loro forze per resistere all'assalto, e qui vedremo una serie di protagonisti della stagione, alcuni più importanti, altri meno importanti, alcuni dei quali saranno presenti anche nella seconda, almeno parzialmente, che in realtà non fanno parte minimamente dei testi di Tolkien. Sono quindi dei personaggi completamente inventati, ma arriveremo a questa questione naturalmente tra un istante. La scoperta del Mithril non viene di fatto accennata nei testi tolkieniani, ma nella serie TV, nella prima stagione, sono proprio gli Elfi a scoprire il Mithril, questo metallo prezioso, potente, che si trova nelle miniere di Khazad Dûm, che sicuramente a orecchio vi ricorderà qualcosa di importante, cioè il demone del Signore degli Anelli, il Balrog, un antico demone, servo anch'esso di Morgoth. Naturalmente un metallo prezioso, potente, che viene indossato e protegge da qualsiasi arma, e che in qualche modo serve per salvare, secondo ovviamente la serie TV, la razza elfica da un problema che li potrebbe portare addirittura all'estinzione. L'esplosione del Monte Fato non viene assolutamente descritta nel testo di Tolkien, ma il suo fascino, ed è interessante come è stata costruita, anche se ci sono dei particolari sicuramente che andrebbero rivisti, in quanto una serie di eventi drammatici scatenano l'eruzione del Monte Fato, che però viene attivata grazie a un meccanismo ancestrale molto particolare, che ha anche dei ruoli complementari, magari che sono apparentemente finiti un po' nel dimenticatoio, ma magari nelle prossime stagioni riemergeranno nuovamente, trasformando quindi le terre del sud in Mordor e portando un cambiamento significativo nell'equilibrio di potere della Terra di Mezzo. Poi abbiamo l'esodo degli Hobbit, ovvero dei Pelopiedi in questo caso, perché ancora la comunità Hobbit vera e propria come l'abbiamo conosciuta non esiste. Esistono i Pelopiedi, che esistono anche nei testi del Signore degli Anelli, e sono gli antenati degli Hobbit, che decidono di accompagnare uno straniero che sin da subito ci appare come probabile Gandalf, che si presume essere uno degli Ishtari, quindi potrebbe anche essere Saruman, uno dei due stregoni blu, oppure Radagast, in viaggio verso la terra di Run, una terra misteriosa a est, che porterà a dei risvolti interessanti poi nella seconda stagione, per scoprire la sua vera natura. E questo Ishtaro ci arriva tramite
una sorta di involucro meteoritico. Poi abbiamo la forgiatura dei primi anelli del potere, cioè i 3 anelli elfici, secondo ovviamente questa narrazione, in quanto in realtà nei racconti di Tolkien sono gli ultimi ad essere costruiti, e ovviamente questo ha un senso perché si è andata ad affinare l'arte di Celebrimbor e raggiunge il massimo apice nella creazione degli anelli elfici, ma evidentemente c'è una motivazione per cui quest'iter, possiamo dire, è stato invertito nella serie TV. Ancora non lo abbiamo capito, ancora non è stato scoperto, ma sicuramente è qualcosa di importante. E infine l'identità di Sauron, che man mano si rivela all'interno delle varie puntate e che crea un legame molto particolare con Galadriel, che troppo tardi si renderà conto di essere stata ingannata e di aver avuto a che fare direttamente con Sauron, che si sta dirigendo verso Mordor per consolidare la sua forza. Ma saranno esattamente così? Le cose andranno realmente in questa direzione? Allora, tra critiche del fandom, dove viene detto che gran parte di quello che è il contenuto di entrambe le stagioni, in realtà con tanto di critiche e scontri addirittura con i registi della serie televisiva, in realtà la presentazione che ha fatto lo stesso Amazon Prime la diceva lunga e non è stata probabilmente né letta né tenuta in considerazione dalla maggior parte dei fan, soprattutto i puristi. Infatti troviamo scritto: partendo da un periodo di relativa pace, seguiamo i personaggi mentre affrontano il riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle montagne nebbiose alle maestose foreste del Lindon, allo strabiliante regno insulare di Númenor, questi regni e personaggi plasmeranno eredità che sopravviveranno a lungo dopo la loro scomparsa. Per chi conosce bene Il Signore degli Anelli, la maggior parte di queste cose sono appena accennate, appena discusse nei testi del Signore degli Anelli e negli altri, naturalmente. Quindi già leggendo questa parte si doveva vincere che c'è uno sviluppo di quelle che sono appunto le cose accennate proprio da Tolkien e non un riferimento netto a quelli che sono i suoi scritti. In effetti molti non sanno che i registi, quando hanno in qualche modo ideato questa serie televisiva, non sono stati autorizzati ad utilizzare i testi di Tolkien, ma sono stati autorizzati, ad utilizzare un testo di appunti di Tolkien, a cui si fanno dei riferimenti extra ad alcuni personaggi, eccetera. Quindi i registi, gli scrittori della storia degli Anelli del Potere si sono ispirati al mondo di Tolkien, ma attraverso alcuni appunti che non collimano alla perfezione con i suoi scritti e che naturalmente trattano soltanto superficialmente alcune cose, ne aggiungono magari qualcuna non sviluppata e ne tolgono in qualche modo la stragrande maggioranza, dando quindi la totale libertà, anche necessità, a chi ha scritto la storia e i testi degli Anelli del Potere di inventare di sana pianta alcuni personaggi e le narrazioni che legano alcuni eventi e alcune personalità principali a tutto quello che è scritto invece nei testi ufficiali. Ecco spiegato perché sembra di vedere a volte dei personaggi che non corrispondono a quelli a cui siamo abituati, ed ecco perché sembra di vedere dei luoghi ricostruiti e delle storie che non sono presenti nei libri di Tolkien.
Spero di aver fatto cosa gradita con questo video. Naturalmente vi ricordo, se volete aiutare il canale, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale, attivate il campanello per sostenermi. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.